Oggi andiamo a sfogliare insieme Burda Style di luglio 2024. Finalmente sono riuscita a girare il video e sono felicissima. Ti invito a iscriverti al canale se è la prima volta che vieni nel mio sito, lasciarmi un bel like e un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino, per farmi sapere che sei passato o sei passata e condividere il video nei tuoi social. E iniziamo subito. Volevo anche avvisarti che se hai perso un numero di Burda lo puoi trovare su burdastyle.it e ordinarlo nel sito. Ci sono tantissimi comunque numeri, non solo Burda Style, ma tutti i numeri anche arretrati. Iniziamo con questo bellissimo tubino, questo abito che è il numero 109, taglia dalla 34 alla 44, ha 2 palini su 4 di difficoltà. È veramente molto carino ed è, come possiamo vedere, formato da varie tagli. Nella parte appunto del davanti, qua la vediamo, infatti potremmo farlo anche di un colore in contrasto molto carino, e poi non è nella ripiegatura della stoffa nella parte sia del davanti che nel dietro, quindi ha questa caratteristica che rende questo abito super personalizzabile, anche con, come ti dico sempre, colori diversi, tessuti diversi e via dicendo. Il tessuto che è stato utilizzato è il popeline di cotone e va dalla taglia 34 alla 44, e di questo abbiamo, si chiama la spiegazione step by step nelle istruzioni. In questa pagina invece abbiamo questo top super estivo e anche super easy. Anche in questo abbiamo la spiegazione step by step nelle istruzioni ed è facilissimo, infatti ha un pallino su 4 di difficoltà ed è il numero 104, va dalla taglia 36 alla 46. Basta uno scampolo di tessuto e un paio di ore, assolutamente d'accordo, quindi non buttare mai gli scampoli di tessuto, perché come vedi possiamo fare delle piccole cose, come può essere questo top semplicissimo. La caratteristica è questa ricciatura che caratterizza appunto la scollatura e la rende ampia, ed è il risultato appunto dall'elastico inserito, che è super facile. Shirt numero 123 che arriva fino alla taglia 48, inizia dalla 36, un palino su 4 di difficoltà, quindi è super facile da realizzare, leggerissimo perché è stato realizzato in jersey di lino, quindi è anche molto fresco ed è quasi trasparente, vediamo, ha le spalle ampie e dritte e con una piccola arricciatura nelle spalle che la rende molto facile, ma poi è facilissima da realizzare. Questa in un'ora diciamo al massimo te la fai, ed è veramente molto pratica. Mentre qui abbiamo la gonna, la vediamo nel dettaglio, è una gonna veramente molto carina, 36 alla 48, ha 2 palini su 4, è stata realizzata in jersey ed è mossa da una coulisse, come puoi vedere qui ha questa coulisse che la rende arricciata, creata con un cordoncino, e per un maggiore comfort il cinturino ha l'elastico inserito nella parte del dietro, quindi non c'è bisogno, diciamo, di cernere lampo, quindi sul davanti sembra quasi una gonna con la cerniera a lampo dietro, ma in effetti poi alla fine non lo è, perché dietro ha l'elastico, e questo sarebbe veramente carina come idea di tutorial per farti vedere come si realizza. In questa pagina abbiamo questo bellissimo abito, molto facile anche questo da realizzare, anche se ha 2 pallini su 4 di difficoltà e arriva fino alla taglia 48, ed è veramente comodissimo perché è stato realizzato in jersey di lurex ed è ideale appunto per il mare, ecco, come copricostume, oppure per andare a fare la spesa, ti metti questo e sei vestita, ed è anche molto carina la parte delle spalle e della schiena. Scollatura sul dietro e spacchi laterali e orlo stondato, come possiamo vedere qui l'orlo è stondato, spacchi laterali, sono molto particolari gli scalfi perché sono ripiegati verso la parte del sotto. Short sono un modello che arriva fino alla taglia 48, sono il numero 114, taglie dalla 36 alla 48, a 3 pallini su 4 di difficoltà e sono
carini come se fosse una gonna, perché rimangono molto larghi, quindi sono anche molto diciamo freschi da indossare. Anche di questi abbiamo la spiegazione step by step nelle istruzioni e tra l'altro questo è un tracciato extra con sfondo rosa che ci aiuta a estrapolare il cartamodello dai tracciati in modo tale da poterlo individuare in un attimo. Gli short sono il numero 114, vanno dalla 36 alla 48, molto pratici, sono realizzati, sono un po' più difficili perché hanno 3 pallini perché hanno la cintura e poi hanno la cenera a lampo e le tasche, e poi sono caratterizzate da delle pens in vita, cioè dalla vita ci sono due pens. Qui ci sono tutti i jumpsuit, quindi qua c'è un modello che è stato preso da un Burda, rivisitato da un Burda originale, Burda vecchio, diciamo, molto vecchio, del 1957. Ovviamente è stato un po' rivisitato e rimane avvitato in vita. È la numero 124, taglia dalla 34 alla 44, ha 2 pallini su 4, il corpino è aderente perché è dotato di cuciture divisoria e poi ha questa cintura che mette in evidenza il punto vita, quindi super consigliata con fisica clessidra pera. E i pantaloncini si aprono leggermente, sono leggermente svasati, non sono aderenti, e poi hanno come particolarità queste bretelle che rimangono larghe, infilate nelle fibbie, e formano automaticamente una arricciatura. Tra l'altro si possono anche allungare, stringere e via dicendo. E qui invece è tutta la moda, una moda che è ispirata a Frida, un'artista, una donna dalla personalità unica. Frida Kahlo è una continua fonte di ispirazione e anche la moda sceglie i colori accesi, le fantasie intense che richiamano il suo tanto amato Messico. E iniziamo con una gonna che a me piace tantissimo perché è super lunga. Io adoro le gonne, soprattutto anche in estate, perché sono fresche, super lunghe, e ha come caratteristica la parte della vita, quindi come cinturino, un'arricciatura tipo punto smock, che ti ho fatto dei video dove ti ho fatto vedere come fare questo tipo di arricciatura, che la rende ovviamente comoda, se non anche facile, perché non hai bisogno di mettere cernere lampo e via dicendo. Quindi è carina, è anche facile da realizzare ed è anche elegante perché ha una balza nell'orlo che possiamo ovviamente mettere, fare o non fare, cioè se tu non vuoi fare la balza non c'è problema, la vuoi sempre lunga, non vuoi la balza, praticamente puoi allungare il cartamodello e renderlo tutto liscio, diciamo senza la balza. In questa pagina abbiamo la giacca numero 101, taglia 36-46 a 3 pallini su 4, la linea è squadrata, aderente, rimane un po' aderente, e la giacca è modellata da pens verticali che si trovano qua, prone tagliato, ed è caratterizzata da un tessuto ricamato che ricorda i motivi etnici, come possiamo vedere. Si può scegliere anche un tessuto in tinta unita e l'orlo è sottolineato da una passamaneria con piccoli pompon, veramente molto carina. Mentre qui abbiamo la giacca, che è questa, che è la numero 107, taglia 36-48 a 2 pallini su 4, ha un taglio a kimono. Vediamo qua il figurino. La giacca rimane leggera, come una blusa, ideale per completare gli outfit. Quindi lo possiamo mettere per esempio sotto un vestito, un top con dei pantaloni, insomma possiamo giocare veramente con tanti outfit. E ha dei nastrini dello stesso tessuto che sostituiscono i bottoni, quindi è molto facile. Tra l'altro arriva fino alla taglia 48. Abito numero 105 e ha 3 pallini su 4 di difficoltà, quindi è un pochettino più difficile rispetto agli altri. A me piace veramente tantissimo perché, come possiamo vedere dal figurino, è un po' difficile perché ha tanti tagli, ha tante, diciamo, tagli nel corpino. Ecco qua lo vediamo, il corpino rimane modellato,
come se fossero delle coppe, ha la cerniera a lampo dietro, poi ha una cintura in vita, come possiamo vedere qua. Insomma, è un pochettino difficilotto, anche se visto così sembra facile. La caratteristica sono le maniche che rimangono un po' a campana, mi piacciono moltissimo, e mi piace anche moltissimo lo scollo così ampio e la gonna che cade bella ampia e arricciata, e la lunghezza è ben sotto il ginocchio. Chiaramente, come ti dico sempre, la puoi accorciare oppure allungare a tuo piacimento. Qui abbiamo altri due abiti. Uno è questo, che è l'abito numero 102, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini su 4, ed è un abito molto femminile perché è caratterizzato dallo scollo con elastico, come possiamo vedere qua, che lascia scoperte le spalle, e poi ha degli ampi spacchi che la rendono fluida, ed è stata realizzata in viscosa. È veramente molto 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 bello questo abito ed è facile da indossare. Anche in vita ha una coulisse con un elastico, quindi è facile anche da, diciamo, indossare proprio, cioè te la infili tranquillamente senza lampo, senza niente, e di questa ti puoi fare, puoi sbizzarrirti, perché puoi fare di tanti colori, in tinta unita, oppure tessuti magari così come questo, che rimangono comunque allegri per l'estate. E comunque anche questo scollo lo puoi regolare, quindi lo puoi mettere o con le spalle scoperte, oppure se vuoi lo puoi anche accollare di più. Mentre qui abbiamo un altro abito che è il numero 116, va dalla taglia 36 alla 46 e ha 2 pallini su 4 e rimane, come possiamo vedere da qui, molto dritto, un abito dritto, ecco, un abito a tubino molto classico. Questo mi piace veramente molto. Si crea, allora, questo è il classico tubino che possiamo, siccome è semplice nel suo cartamodello, lo possiamo impreziosire, come in questo caso, da un tessuto che rimane un po' importante, perché è chiaro che noi con i modelli, diciamo, particolari e sofisticati, con tanti tipo manica sbuffo, queste, insomma, orpelli, dobbiamo utilizzare dei tessuti semplici, mentre in questo caso possiamo sbizzarrirci proprio con i tessuti particolari come questo. Questo per esempio è un tessuto ricamato, che ha dei ricami e rimane leggermente svasato. Eccolo qua, lo vediamo proprio qui, è veramente bellissimo. E abbiamo la blusa, e questo tessuto non mi piace particolarmente, ma è una questione di gusti, cioè proprio la tipologia del tessuto, il disegno, ecco, del tessuto. Una blusa che è nel numero 118, taglia dalla 36 alla 46 a 3 pallini su 4, è caratterizzata da questi volumi molto ampi. Infatti, come possiamo vedere, ha delle maniche veramente importanti, maniche a bull, che sono attaccate basse e racchiuse da un polsino sottile. Altra caratteristica è appunto il plastron davanti, che è sottolineato dalla passamaneria intonata, e poi è tenuto praticamente da dei nastri che le consentono di non applicare la cerniera lampo. Mentre questo abito mi piace veramente tantissimo, è il numero 108, ci sono anche le spiegazioni step by step, ed è il classico, diciamo, a linea ad A, ecco, il classico abito, che è molto attuale. Tra l'altro questa linea tende a slanciare la figura, e la caratteristica sono le maniche, brevi maniche ad ali di farfalle inserite negli incavi dal taglio geometrico. La lunghezza è sotto il ginocchio, però noi chiaramente possiamo modificare la lunghezza facendola anche più corto oppure più lungo, insomma a seconda delle nostre preferenze. Qui abbiamo un abito che sinceramente a me non mi piace particolarmente. Perché? Perché rimane secondo me troppo, è un abito prendisole, vabbè, si può andare al mare così, ma indossato così non mi piace. Perché? Perché io ci avrei messo almeno una cintura, anche dello stesso tessuto, realizzata dallo stesso tessuto con cui è stato realizzato il prendisole, che è il numero 103. È facilissimo da realizzare e infatti ha un palino di difficoltà, e le taglie dalla 36 alla 46. E il consiglio che ci dà Burda è quello di utilizzare un tessuto fluido che cada morbido e leggero, e fantasie e tinte vivaci, ed è stato realizzato in poliestere. La blusa è la numero 115, taglia 36-46, 2 pallini su 4, tessuto strutturato che rende questa
blusa quasi una giacca, infatti appena l'ho vista a me sembra una giacca, ecco, però la caratteristica sono le maniche, perché come puoi vedere sono arricciate al gomito e danno un tocco di freschezza, rimangono anche un pochettino palloncine, un po' larghette, tagliata sul davanti con asola e bottoni e come in questo caso la possiamo indossare anche con una cintura in vita. Si può indossare sia così chiuso come in questo caso, ma anche aperto, quindi infatti ha proprio lo scollo proprio da giacca. Qui abbiamo le spiegazioni del top che abbiamo visto prima, eccole qui. All'interno, questa è la novità di Burda Style, all'interno abbiamo alcuni capi che sono super spiegati, come in questo caso anche la vestaglia giacca, ecco qui tutta ben spiegata. Poi il modello che piace a me del vestito con le maniche veramente molto molto belle, e qua abbiamo tutta la spiegazione come in Burda Easy, e poi vabbè abbiamo tutti gli altri. Ecco qua una spiegazione, ecco, dei pantaloni spiegato abbastanza bene. Del modello 130 abbiamo anche in questo caso tutta la spiegazione. Qui abbiamo una sorta di scuola di cucito dove ci insegna come realizzare delle maniche a sbuffo partendo da delle maniche più voluminose. Si può modificare in questo modo. Questo è veramente un tutorial che io avevo già fatto, però che potrei riproporti. Scrivilo nei commenti se ti piacerebbe che lo realizzassi. Qui abbiamo un blazer molto elegante, rimane molto lungo, stile maschile, e va dalla taglia 36 alla 46 a 3 pallini su 4. I revers sono molto lunghi, tasche a filetto, taglio dritto, classico ma anche maschile, però è stato utilizzato un tessuto in misto viscosa che è leggermente lucido e questo lo rende femminile, ecco, rispetto ad una giacca maschile, e ai pantaloni coordinati. I pantaloni li vediamo qua, sono il numero 113, c'è una spiegazione step by step che abbiamo visto prima, arrivano fino alla taglia 48 e sono a 3 pallini su 4 e sono eleganti, rimangono molto larghi come piacciono a me, hanno la cintura in vita, hanno le pence sul davanti e sul dietro, 2 pence sul davanti cioè 4 pence sul davanti e 2 sul dietro, hanno il cinturino, le tasche e hanno anche una cintura realizzata dallo stesso tessuto che possiamo utilizzare per legarle in vita. Anche in questo caso abbiamo il tracciato extra sfondo rosa, in modo tale da poter estrapolare il cartamodello molto velocemente. Mentre qui abbiamo questa bellissima blusa, che è la numero 119, taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini su 4, è semplice nella parte davanti. La particolarità è la parte della schiena, che è caratterizzato da questo profondo inserto in pizzo chantilly nella parte del dietro. Possiamo fare anche in un tessuto per esempio nero, rimane più elegantina, per effetto ancora più leggero e profilato con un nastro coordinato. Le stoffe consigliate sono il raso e il pizzo. Utilizzare oltre che il pizzo anche un tessuto in contrasto, la parte per esempio questo spicchio triangolare lo possiamo fare, ad esempio adesso mi viene in mente un tessuto per esempio nero e la maglia bianca, oppure la maglia nera e lo spicchio bianco. Insomma, possiamo veramente sbizzarrirci. Questa pagina invece abbiamo un bellissimo slip dress che è il numero 110, dalla taglia 34 a 44 a 3 pallini su 4, un abito che io avevo fatto di Burda, che era molto molto simile, solamente la parte della schiena era diverso, l'avevo fatto avevo fatto un figurone veramente bellissimo, però la parte del davanti è identico a quello che avevo fatto io ed è a 3 pallini su 4, è super fashion ed elegante e è un abito a sottoveste che poi tra l'altro è sempre chic alla fine. È molto chic ed è stato realizzato in raso di viscosa ed è lungo fino alla caviglia, bello svasato nella parte del fondo. Come ti ho detto prima, la caratteristica principale sono la schiena, questi particolari di inserti e cuciture che lo rendono veramente un abito molto molto particolare e anche elegante. Ovviamente se non li vuoi fare puoi farlo tutto dello stesso colore, tutto unito, ecco. Short e il top, questi si possono utilizzare per diciamo per la notte,
quindi come lingerie. Abbiamo il top che si vede qui, ma lo vediamo anche qui, che è il numero 120, va dalla taglia 36 alla 46, 2 pallini su 4, abbinato agli short, e sono stati realizzati con la seta. La seta è un tessuto un po' difficile da cucire, ti ho fatto un video dedicato con trucchi e segreti su come cucire la seta. Puoi utilizzare anche un rasatello di cotone. E qui abbiamo invece una vestaglia, la numero 106, taglia 36-48, 2 pallini, linea dritta, giri maniche profondi, bordi applicati, alti spacche laterali e cintura in vita. È stata realizzata in satin lucido e fa la differenza il puro lusso sulla pelle. Assolutamente bellissima, veramente molto molto bella. Anche il fatto che abbia queste due bande, diciamo, nella parte del davanti, che possono essere realizzate in un tessuto a contrasto. I migliori, questi sono quelli che sono già stati, sono usciti nei precedenti riviste di Burda, che sono i best of, cioè i migliori. Abbiamo la blusa numero 125, che va dalla taglia 36 alla 44, 2 pallini su 4, è mossa dalle pieghe che si aprono morbide nella scollatura, i giri manica scendono a coprire leggermente le spalle. L'abito numero 130, taglia 34-44, 2 pallini su 4, la linea è dritta ed è caratterizzata da questo drappeggio incrociato sulla parte del davanti che forma questa scollatura V. Questo tipo di incroci io te lo sconsiglio se hai un fisico a mela, quindi se hai un po' di pancia e sei voluminosa, diciamo come una mela nella parte centrale, perché chiaramente tutte queste, diciamo, arricciature creeranno ancora di più e valorizzeranno, metteranno in evidenza le tue rotondità. Quindi questo è adatto a chi ha una vita sottile. Bellissimo anche in tinta unita, e il tessuto bisogna utilizzare solo e unicamente i tessuti elasticizzati. Abbiamo una gonna, la numero 131, non si vede molto bene, peccato perché è veramente bellissima, ed è la numero 131, taglie 34 e 44, 2 pallini su 4. È un modello che sì, è a tubino, ma ha delle particolarità perché è arricchito da un'alta cintura che si vede qui, che fascia, diciamo, il punto vita con passanti e nastro da annodare, e ha 2 cuciture divisorie con tasche inserite, quindi cucitura divisoria nella parte del davanti e la cucitura divisoria nella parte del dietro. Vediamo qua il figurino, si vede meglio, quindi con la cerniera lampo e con questo nastro da annodare. Chiaramente le tasche le puoi mettere o non mettere, io non le metterei perché io odio le tasche, veramente mi danno molto fastidio proprio le tasche. Già blouson numero 127, taglia 36-44, questo è difficile perché ha 4 pallini, chiaramente i blazer sono difficili da realizzare, ci vuole un po' di pratica ovviamente sartoriale. Il collo è a scialle, le taste oblique inserite nei fianchetti e il tessuto è misto lino, abbinato ai pantaloni numero 128 che vanno dalla 36 alla 44, 2 pallini su 4, che è un classico modello dal taglio maschile, che è formato appunto dalla cintura in vita, dalla patta con la cenere a lampo, dalle tasche laterali, e poi è piegata alla piega nella parte centrale del pantalone, classica maschile, e poi ha una cintura con fibbia. Indossati con il blazer dello stesso tessuto formano un tailleur molto molto elegante. Le stoffe consigliate sono misto, lino, viscosa. La gonna numero 132, taglia dalla 36 alla 44, 2 pallini su 4, che ricorda gli anni 70. La gonna è con arricciatura tutta la lunghezza dalla cintura piuttosto alta, si apre, è morbida e arricciata, quindi una cintura un po' alta, rimane alta, e molto carina per i fisici a pera e a mela, ed è tagliata sul davanti con asole e bottoni. La blusa numero 126 va dalla taglia 36 alla 44, 2 pallini su 4, rimane dritta in seta color perla ed è caratterizzata da questi nastrini che possiamo vedere nei polsi, che la rendono particolare, la rendono romantica. Veramente possiamo fare un nodo, possiamo fare un fiocchetto a nostro piacimento. Ha uno scollo a V ed è caratterizzata dal fatto che la parte davanti è più corta rispetto alla parte del dietro. I tessuti consigliati
sono la seta, ma possiamo utilizzare anche un cotone molto molto leggero, secondo me anche il lino. Tubino numero 129, molto molto bello, è a 3 pallini su 4, va dalla 34 a 42, scelta del colore cipria, sta bene anche nelle tonalità allegre, e questo mini abito a tubino ha lo scollo tondo. La caratteristica sono le maniche all'americana che lo rendono molto particolare. Nella parte del dietro poi è chiusa da un bottone, quindi ha una profilatura nella parte dello scollo, quindi lo scollo profilato, e che è chiuso da asola, da un bottoncino. Un tocco di cucito creativo che è veramente fantastico, che è stato consigliato da Franziska von Poschinger, non so se l'ho pronunciata bene, che ci consiglia un riciclo di una borsa Ikea che possiamo utilizzare sia per andare al mare che per fare la spesa, per renderla più carina, diciamo più personalizzata ovviamente. Qua invece c'è una scuola su come tingere al naturale i tessuti, quindi tu hai un determinato tessuto e qua ci consiglia come possiamo personalizzare appunto i tessuti con lo zafferano, con l'elnè, col mallo di noce, sono tutti ingredienti che con cui tu puoi ottenere dei tessuti personalizzati e veramente unici. Qui è stata realizzato con la curcuma. Vorrei provare a farla questa cosa, mi piace molto. Questa è l'anteprima del prossimo mese, che esce il 20 luglio 2024. Abbiamo terminato di sfogliare insieme Burda Style. Fammi sapere se ti è piaciuto e quali sono gli abiti che ti sono piaciuti di più, che ti hanno colpito di più rispetto ad altri. Fammi sapere nei commenti, e se comprerai la rivista. Secondo me ne vale veramente la pena, perché abbiamo veramente tanti capi facili da cucire, che poi d'estate non abbiamo tanta voglia di cucire perché c'è caldo, e quindi ci danno soddisfazione perché sono facili da realizzare. La maggior parte sono veramente molto facili. Ti invito a iscriverti al canale, a regalarmi un bel like, lasciami un commentino qua sotto, condividi il video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito!